Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Di nuovo siamo ai nostri appuntamenti infrasettimanali. In questo venerdì faccio una domanda particolare, non è proprio un'istanza di tutti, ma dato che questi video sono un pochino più pragmatici, mi permette anche di approfondire quelle domande che magari potrebbero interessare una fetta di utenti. Oggi parliamo di lavoro, nella fattispecie parliamo di quelle persone che vorrebbero cambiare lavoro e magari vorrebbero sapere se per loro c'è una nuova opportunità di realizzazione all'orizzonte. Andiamo a vederlo con le nostre due varianti. Come sai, ti faccio le due varianti davanti, almeno per quanto riguarda le carte oracolari, e invece ti voglio anche ricordare che per quanto riguarda i video domenicali sono video di più ampio respiro, con appunto bloopers, sigle, riassunti eccetera, cose che qui invece non ci sono. Questi video sono pensati per essere più veloci, più diretti, più pragmatici. Andiamo a vedere, per te che stai guardando questo video, se ci sarà un cambio di lavoro. Troverai un altro lavoro? Vediamo un pochino, per te che stai guardando questo video. Sono consapevole del fatto che magari tutte le persone del canale non vogliono cambiare lavoro, però ti ripeto, questi video mi permettono di indagare anche aspetti un pochino più magari di nicchia, e penso che questo piaccia molto all'utenza. Per te che stai guardando questo video, ci sarà la possibilità di cambiare lavoro? Andiamo ad identificare le due varianti, le hai già viste nella presentazione, però te le faccio rivedere. Abbiamo Diaspro Dalmata e poi abbiamo Pirite. Ti faccio vedere anche in dettaglio Diaspro Dalmata per la prima, Pirite per la seconda. Ti do qualche secondo, nel caso stoppa il video. Ok, io parto con la prima variante, Diaspro Dalmata. Andiamo a vedere se riuscirai a cambiare lavoro. Calipso, l'amore, il coccodrillo e il papavero. In realtà sarebbe il caimano e il papavero ovviamente quello da oppio. Questo ci rimanda un po' ad una situazione di sogno, di ambizione. Ci dice coltiva i tuoi sogni. La carta del caimano ci ricorda che bisogna stare accorti, attenti, in attesa di quelle che sono le occasioni di realizzazione. Quindi ci dice: guarda, se stai veramente pensando di cambiare lavoro, non dovrai aspettare molto, c'è comunque per te all'orizzonte forse un rinnovamento. La carta di Calipso può parlare di una proposta, di un qualcuno dal passato che si ripresenta. Ora, nel caso del lavoro parla di un'occasione che magari abbiamo già sondato. È il caso del classico curriculum inviato, che magari non è stato preso in considerazione, ma che poi in seguito viene ripescato. Una situazione dal passato che è stata chiusa si riapre. Un viaggio di ritorno verso un qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle o che magari per un motivo o per un altro abbiamo dovuto lasciarci alle spalle. Anche la carta del caimano e del papavero ci dice che un nostro sogno comunque sta per avverarsi. Quindi qui sembra che la risposta sia un sì, e soprattutto inerente ad un'occasione che hai già sondato o che già conosci. Andiamo a vedere quindi con un tarocco meraviglioso, il Nefertari Tarot, per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata. Cambierai lavoro? Ci hanno già detto di sì, ma magari vogliono aggiungere qualcosa. È un mazzo straordinario questo. Poi ho comprato, pensa, al Museo Egizio a Torino, Dico, lo pagai una sassata. Un mazzo straordinario. Il cavallo di bastoni, direi che è un sì anche qui, perché il cavallo di bastoni rappresenta proprio il lasciare l'attuale situazione, il rompere con l'attuale situazione.
il 6 di denari, la ruota, il 7 di coppe. Vedi, il 7 di coppe da tanti colleghi e talvolta anche da me è una carta che viene vista un po' con sospetto, perché si dice è la carta dell'illusione, è la carta del sogno, la carta dei labirinti mentali. Però proprio in virtù dell'essere la carta del sogno si riallaccia bene anche a quei sogni simboleggiati dalla carta del caimano e del papavero, ovvero magari da quelle ambizioni che nel passato abbiamo dovuto lasciare indietro. Un 6 di denari alla fine è anche un dare e un avere, quindi un po' un dire in questo momento sto mantenendo un equilibrio su una situazione che comunque mi permette di vivere. Ti ricordo che qui si parla del cambiare lavoro, non del trovare lavoro, magari per quello farò un altro video, forse già la settimana prossima. E quindi qui poi la ruota mi porta a un cambiamento, quindi mi porta a un'evoluzione di una situazione che va verso appunto un 7 di coppe, quelle che sono le tue ambizioni, i tuoi desideri, quindi la vedo abbastanza positiva, però andiamo a vedere come evolve. La giustizia, il re di coppe e il fante di bastoni. Sì, ti confermo che qui c'è un cambiamento con una situazione che comunque ti è gradita o comunque ti è più gradita dell'attuale. Ci sono alcuni colleghi che parlano del re di coppe come di una figura che si ripresenta dal passato, torna un po' il concetto di un qualcosa che già conosci. Torno a dirti, il caso del curriculum inviato o del colloquio fatto, le faremo sapere, zero assoluto. Magari quel le faremo sapere poi diventa avevamo fatto un colloquio tempo fa, ci aveva mandato il suo curriculum, a quel tempo abbiamo optato per altre persone, abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo ritirato le candidature, però ora ci sarebbe la possibilità di inserire. Quindi qua secondo me c'è una situazione o che tu hai già sondato o nella quale hai già lavorato o che comunque rappresenta la tua ambizione o che hai già contattato, per la quale hai già fatto un colloquio, che laddove poteva essersi chiusa, che ha dato, che ha avuto, con questa giustizia però rappresenta anche, con questa giustizia che rappresenta anche la possibilità di riaprire, perché la giustizia è anche un contratto, una nuova opportunità alla luce di una ruota su un re di coppe, quasi come se ci si ricordasse di avere comunque, perché poi la giustizia è anche una carta di incontro, quindi il 6 di denari su giustizia può essere una riconvocazione. Il re di coppe è il giudice, anche giudice non inteso a livello legale, ma proprio chi valuta le qualità delle altre persone. Quindi secondo me qui c'è, e il fante di bastoni lo vedo proprio come la chiamata. Qui c'è il ricontattare una situazione precedente o che magari, se non è precedente, comunque fa parte di quelle che sono le tue ambizioni. Quindi qui io non ci girerei ulteriormente, la risposta è un sì. Qui arriverà per te un'occasione di cambio di lavoro. Allora, l'unica cosa è che c'è un 6 di denari e una giustizia, non sono carte velocissime. Poi, nel momento in cui si sblocca, sì, una ruota, un fante di bastoni, ok, un 7 di coppe mi può rappresentare anche la tua ambizione e di conseguenza la tua attesa, un re di coppe un po' il tempo che ci si mette anche a decidere, quindi qua direi che poi dal momento in cui si sblocca questa situazione al momento in cui poi si consolida forse non è proprio velocissima, però comunque qui la risposta è positiva. Qui c'è un cambio di lavoro che ti dà anche secondo me più gratificazione, ti arriva per comunicazione, fra l'altro fante di bastoni sono anche comunicazioni scritte, ci vuole poco, comunque un cambio di lavoro, se hai già contattato qualcuno, comunicazioni scritte, WhatsApp, email eccetera, non è che ci vuole le carte per capirlo, però comunque qua me lo dicono chiaro e tondo. E l'unica cosa è che 99% è un qualcosa o cui ambisci da tempo o che hai già in un certo senso sondato. Basta, non giriamoci più attorno, ci hanno dato notizie stupende per te che hai scelto la variante
del Diaspro Dalmata. Se questa variante ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passiamo alla variante numero 2, la pirite. Vediamo se cambierai lavoro, tu che hai scelto la variante della pirite. Tiché, la fortuna, il gallo e il girasole. Allora, quello che sembrano dirci queste carte, con una carta di Tiché che ti dice che c'è un improvviso aumentare della fortuna, e anche con una carta del gallo e del girasole che ci torno dopo, comunque già ti dice che le possibilità sono ampie al di là delle tue aspettative, è che qui probabilmente il cambio di lavoro c'è, ma probabilmente non si tratta di un cambio di lavoro. Qui con ogni probabilità nel tempo può trattarsi o di un cambio di lavoro ma a livelli veramente forti, cioè qui si tratta di leadership, qui si tratta di una persona che improvvisamente non cambia lavoro ma cambia proprio ruolo lavorativo, da semplice dipendente a responsabile, a persona dirigenziale, eccetera. Oppure può trattarsi di un qualcuno che apre una propria realtà lavorativa, quindi che apre una propria attività. Qui ti dice che fondamentalmente, avevo detto di tornarci, il gallo, hai mai sentito il gallo del pollaio, si dice, ha una posizione di leadership, e quindi qui ti dice in realtà il vero cambiamento per te arriva, ma ti porta in una posizione di leadership, quindi io ci vedo molto più un'attività in proprio qua, oppure ti ripeto una posizione di leadership ma talmente diversa da quella che è la tua attuale situazione che appunto ti sovverte un po' tutto. Ora, se la tua è già una posizione di leadership, qui potrebbe trattarsi veramente dell'aprire una tua esperienza lavorativa. Comunque andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della pirite, se ovviamente lavori già in solitudine, qui non c'è che da aspettare l'accrescimento delle tue possibilità e magari anche l'apertura a nuove possibilità. Per te che hai scelto la variante della pirite, il 9 di bastoni. Vedi, il 9 di bastoni è una carta importante perché rappresenta innanzitutto quelle situazioni che si dice in cartomanzia vengono dall'estero, quindi vengono da realtà che poi siano all'estero, siano nazionali, che a noi sono sconosciute, quindi è proprio un sovvertimento totale. Però il 9 di bastoni è anche la carta di chi agisce in solitudine, di chi ispira fiducia. Allora, in solitudine è più il 9 di denari, il 9 di bastoni è chi mette i sani confini. Quindi torno a dirti, qui c'è proprio una posizione di leadership che è ribadita mirabilmente dalla regina di spade, la persona che con l'intelligenza guida la propria vita. 9 di coppe, due di bastoni. Devi un po' motivarti, 2 di bastoni è un po' una carta di diciamo necessità di trovare determinazione, necessità di vincere il dubbio. Su questo 9 di coppe, carta di grandi risorse da estrapolare da te stesso, da te stessa, alla luce di una regina di spade, carta di un intelletto forte ma forse magari settato ancora su parametri che non gli fanno comprendere il suo reale potenziale, un po' come se in questo momento una sensazione di perdita o magari anche la difficoltà a reperire risorse ti frenasse. Però qua comunque alla fine di nuovo il 2 di bastoni, torno a dirti, nella sua accezione estremamente positiva, è carta di dominio, carta di decisione, carta di determinazione. Qui per me è sempre più, acquista sempre più possibilità il fatto che tu ascenda ad un ruolo importantissimo, oppure che tu scelga di aprire una situazione da solo, da sola, o se già sei da solo, da sola, qui c'è proprio
una ventata di rinnovamento totale in ciò che tu fai, che non vuol dire lasciare il campo precedente, ma vuol dire arricchirlo. Magari, che ne so, la persona che fa un tipo di servizio, poi improvvisamente ne accoglie un altro che diventa un percorso parallelo. Quindi sì, il giudizio. Vedi, l'intelligenza della regina di spade e anche l'estrema lucidità della regina di spade si crea l'occasione, carta di comunicazione, il giudizio, carta di socialità. Guarda, mi viene da dire, per alcuni potrebbe veramente essere anche l'apertura ad un canale YouTube che è destinato a crescere grazie alla tua decisione, o legato alla scrittura, un sito internet, un qualcosa sui social, qualcosa che comunque ha a che fare con la comunicazione. Il fante di denari, di nuovo la scrittura, la comunicazione, la creazione di contenuti tuoi. E il cavallo di spade. Qui c'è proprio... Allora, torno a dirti, è un sì, laddove un cavallo di spade forse può essere una carta un po' più ostica da gestire in questa stesa, però ci parla anche di una persona che riesce a portare equilibrio nella propria vita al di là delle inevitabili paure. Te lo dico spesso, il cavallo di spade è un livellatore, qualcuno che riesce a tenere fermo o ferma la mente sui propri obiettivi e riesce anche a portare alla luce quelle qualità minori o considerate minori in generale. Quindi torno a dirti, qua c'è una situazione dove tu ti crei il tuo nuovo lavoro. Per un 10% sarà proprio un cambiamento che porta a livelli veramente importanti di comando, ok, o di leadership. Per il restante 90% c'è proprio crearsi un percorso parallelo. Mi perdonerà la prima variante se ti ci spendo una carta in più con questo cavallo di spade, ma secondo me qui è proprio la tua abilità di pianificare, di costruire, di pensare una strategia comunicativa che non deve passare necessariamente per i social, può anche essere la capacità di riuscire a prendere contatti nel territorio con le aziende e proporsi quale creatore, creatrice di eventi, di contenuti, di quello che ti pare, o fornitore, fornitrice, quello che vuoi. Ecco, qui c'è un qualcosa che ti costruisci da una tua idea. Fondamentalmente il 9 di coppe è una tua abilità che ti può portare abbondanza, che riesci, secondo me anche con l'aiuto di qualcuno qua o con lo sprone di qualcuno, a mettere in pratica. Il 7 di denari ti porta soldi. Sì, qua c'è un percorso per un 10% di leadership, per il restante 90% c'è proprio un investire sulle proprie qualità e quindi proprio un aprire una propria dimensione lavorativa o un consolidare una propria dimensione lavorativa che porta poi a quella che è la riuscita. Il 7 di denari fondamentalmente è la carta di chi cerca il benessere economico, è la carta di chi tenta più vie, la carta di chi pianifica, è la carta di chi è attratta dal benessere, è la carta di chi riesce a fare unioni fruttifere e vantaggiose. Quindi qui ti ripeto, secondo me anche se lavori in solitudine può arrivare l'ordine importante, il cliente importante, l'occasione importante per integrare la tua avventura lavorativa e portarti poi a una realizzazione. Però ecco, qua si parla molto di solitudine e se già lavori da solo, da sola, non è proprio un cambiamento ma è un'evoluzione. Se invece lavori da dipendente è proprio un cambiamento che o ti porta a avere un ruolo di leadership oppure ti porta a lavorare da solo, da sola, ma con grandi profitti, a dispetto di quella che può essere una partenza incerta iniziale o comunque una partenza iniziale che ha bisogno magari di essere affiancata da altri tipi di esperienze lavorative. Però abbi fiducia, un 7 di denari parlando di lavoro comunque non è una carta brutta, anzi è una carta molto bella e rappresenta appunto anche la possibilità di portare avanti più situazioni anche all'interno di un contenitore
un po' come faccio io che ti faccio i video, i consulti, i corsi, ecco, più esperienze all'interno magari di un lavoro contenitore o di un'esperienza lavorativa contenitore che comunque alla fine porta a realizzazione. Soprattutto se lavori sui social o con internet, con un giudizio è una lettura veramente molto 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 bella. Io ti ringrazio per averla seguita, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domenica per il video settimanale della domenica, quello più corposo, con sigle, bloopers e tutto il resto. Ciao!